Come Mercurio retrogrado influenza ogni segno, scopri i suoi segreti per trasformare la tua vita. Bentornati sul canale, sono Caterina e oggi parliamo di Mercurio in Sagittario, un transito che durerà dal 2 novembre fino all'8 gennaio 2025, grazie al suo moto retrogrado che inizierà il 26 novembre e terminerà il 15 dicembre. Ma cosa significa in pratica quando un pianeta diventa retrogrado? No, Mercurio non torna indietro davvero, ma dal nostro punto di vista sulla Terra sembra che sta viaggiando al contrario. In realtà continua nel suo percorso, ma l'effetto simbolico di questo moto apparente è importante perché ci invita a riflettere, a rivedere e magari anche a correggere alcune decisioni prese in precedenza. Mercurio nel Sagittario rappresenta una mente in espansione, aperta ai grandi spazi, ai viaggi e alla scoperta di nuovi orizzonti. Questo Mercurio ha una visione filosofica della vita, alla continua ricerca di significati più ampi. Governato da Giove, pianeta dell'espansione e della crescita, il Sagittario spinge Mercurio ad esplorare non solo fisicamente, ma anche intellettualmente, con un'apertura mentale che si traduce spesso nell'apprendimento di lingue straniere, nell'interesse per altre culture e nella ricerca di una filosofia di vita più elevata. Chi ha Mercurio in Sagittario tende ad essere curioso e affamato di novità. Questo Mercurio non ama la monotonia, ha bisogno di stimoli continui, di nuove idee, di viaggi che possano nutrire la mente. Se non può espandersi, se non può esplorare o imparare qualcosa di nuovo, si annoia facilmente. Quindi, per chi ha questo Mercurio nel proprio tema natale, c'è una naturale propensione ad esplorare il mondo, non solo fisicamente, ma anche intellettualmente e spiritualmente. Mercurio in Sagittario non è solo viaggi e lingue straniere, ma anche filosofia, spiritualità e una visione più ampia della vita. Quando Mercurio transita in questo segno, tutti noi possiamo sentirci spinti a cercare nuove conoscenze, a esplorare nuove strade o magari a leggere qualcosa di più profondo che espanda la nostra consapevolezza. Naturalmente, è importante ricordare che durante il periodo di retrogradazione, che inizia il 26 novembre, dobbiamo prestare maggiore attenzione alle decisioni importanti. È un momento in cui è bene rivedere, rielaborare e non fare passi affrettati. Inoltre bisogna prestare particolare attenzione ai contratti e documenti con cui si viene in contatto. Leggere attentamente prima di firmare e leggere tra le righe piccole per scoprire varie clausole nascoste o poco chiare. Mercurio retrogrado, quando interagisce con i vari segni zodiacali, può agire ognuno in modo diverso, portando sfide legate alla comunicazione, alla tecnologia o ai malintesi. Ecco come potrebbe manifestarsi per i vari segni. Ariete. Possibili ritardi nei progetti o decisioni affrettate che potrebbero essere riviste. È il momento di rallentare e riflettere prima di agire. Potresti sentirti più irrequieto del solito, con una mente che corre a 1000, ma senza una direzione chiara. Questo è un momento per rallentare e riflettere sulle azioni passate. Vecchie questioni o conflitti non risolti potrebbero riemergere, offrendo un'opportunità per sistemare ciò che è rimasto in sospeso. È importante evitare di prendere decisioni impulsive, poiché la chiarezza arriverà solo alla fine del transito. Toro, problemi finanziari o pratici potrebbero richiedere attenzione. Rivedere le spese e i contratti è fondamentale durante questo periodo. Riconsidera le tue abitudini quotidiane e il modo in cui gestisci le finanze e la stabilità personale. Potrebbe essere il momento di rivedere vecchie spese o progetti economici che non hanno avuto successo, cercando di capire dove sono stati fatti errori. Le comunicazioni potrebbero risultare più lente, quindi la pazienza sarà la chiave per superare eventuali malintesi.
Prestare attenzione a dettagli dimenticati può rivelarsi fondamentale. Gemelli. Con Mercurio come pianeta dominante, i gemelli potrebbero sentirsi confusi o fraintesi. Rallentare e comunicare con chiarezza è essenziale. Essendo il segno governato da Mercurio, i gemelli sentono l'effetto di questo moto retrogrado in modo particolarmente intenso. Le comunicazioni possono diventare confuse, con possibilità di malintesi, sia nelle relazioni personali che professionali. È un momento ideale per rivedere vecchi progetti, riprendere contatti con persone del passato e risolvere domande lasciate in sospeso. Tuttavia, è importante evitare di impegnarsi in nuove avventure fino a quando Mercurio non tornerà diretto. Cancro. Potrebbero riemergere domande familiari o emotive. È il momento di risolvere vecchi problemi o rivedere le dinamiche relazionali. Mercurio retrogrado potrebbe spingere il Cancro a riflettere sui legami familiari e sulle questioni emotive del passato. Vecchie emozioni o problemi non risolti con i propri cari potrebbero tornare a galla, richiedendo una maggiore sensibilità nella comunicazione. Questo periodo offre l'opportunità di chiarire malintesi e ristabilire l'armonia nelle relazioni intime, ma è importante farlo con delicatezza e senza fretta. Leone. Attenzione a malintesi nel settore lavorativo o creativo. Guardare progetti o idee prima di condividerle potrebbe essere utile. Mercurio retrogrado potrebbe portare sfide legate alla propria autostima e visibilità. Potrebbero emergere dubbi riguardo a progetti creativi o alla propria posizione sociale. Questo è un buon momento per rivalutare il proprio percorso, cercando di capire se ciò che si è costruito riflette davvero i propri desideri più profondi. Evitare di prendere decisioni importanti relative alla carriera o alla propria immagine finché la visione non sarà più chiara. Vergine. Essendo governato da Mercurio, questo periodo può portare riflessioni su abitudini e routine. Guardare la propria organizzazione e il metodo di lavoro potrebbero essere positivi. Mercurio retrogrado può far sentire la Vergine particolarmente destabilizzata, poiché il suo pianeta governatore influisce direttamente sulla capacità di organizzarsi e scrutare. È il momento di rivedere vecchi sistemi, di correggere errori di valutazione e di tornare su progetti incompleti. Le comunicazioni, specialmente sul lavoro, possono essere soggette a malintesi, quindi è consigliabile fare attenzione ai dettagli e non prendere decisioni affrettate. Bilancia. Potrebbero sorgere incomprensioni o disallineamenti nelle relazioni personali e professionali. È importante comunicare con chiarezza e cercare un equilibrio nelle dinamiche interpersonali. Vedere le decisioni passate legate a contratti o collaborazioni potrebbe essere utile per evitare errori futuri. Vecchie questioni sentimentali o professionali potrebbero tornare a galla, portando la necessità di risolverle una volta per tutte. Potrebbe essere un buon momento per chiarire malintesi o riallacciare legami interrotti. Tuttavia, è importante essere cauti nelle decisioni relazionali fino a quando Mercurio non tornerà diretto. Scorpione. Mercurio retrogrado può portare alla luce domande nascoste o segreti. Potrebbe essere il momento di fare introspezione o rivedere le situazioni passate. Potresti trovarti a fare i conti con segreti o verità nascoste durante Mercurio retrogrado. Questo transito può portare alla luce informazioni che erano state tenute sotto il radar, spingendo a rivalutare situazioni e relazioni. È un periodo potente per la trasformazione interiore e per risolvere questioni psicologiche o emozionali. Tuttavia, è importante evitare di agire in modo troppo drastico o impulsivo fino a quando la chiarezza non sarà raggiunta. Sagittario, attenzione ai piani di viaggio o alle comunicazioni a lunga distanza. Verificare i dettagli prima di avventurarsi in nuove esperienze è essenziale. Potresti sentirti bloccato nei tuoi piani di espansione e avventura. Questo è un buon momento per rivedere vecchi progetti di viaggio, studio o crescita personale che non sono stati completati.
potrebbe essere un periodo in cui le comunicazioni internazionali o legate a questioni legali diventano confuse, quindi è meglio aspettare per prendere decisioni definitive. Rallentare e riflettere può portare nuove prospettive. Capricorno. Potrebbero esserci sfide nel settore professionale o nei progetti a lungo termine. Rivedere gli obiettivi e le strategie potrebbe aiutare a evitare errori. Mercurio retrogrado spinge il Capricorno a riconsiderare le sue ambizioni e il modo in cui gestisce le questioni professionali e finanziarie. Questo è un momento per rivedere strategie, correggere errori e consolidare ciò che è stato costruito. Vecchi progetti di lavoro potrebbero tornare alla ribalta, offrendo un'opportunità per rivalutarli e magari completare ciò che è rimasto in sospeso. La pazienza sarà fondamentale per evitare frustrazioni. Acquario. Cambiamenti improvvisi o contrasti potrebbero sorgere nei gruppi o nelle amicizie. Rimanere flessibili e aperti al dialogo sarà importante. Mercurio retrogrado potrebbe portare confusione nelle comunicazioni legate ai gruppi o alla tecnologia. Potrebbe essere un buon momento per rivedere vecchi progetti di gruppo, risolvere malintesi con amici o colleghi e chiarire la propria posizione all'interno di comunità o organizzazioni. È saggio evitare di lanciarsi in nuove idee o iniziative collettive finché la confusione non si sarà dissipata. Pesci. Mercurio retrogrado potrebbe confondere i confini tra realtà e immaginazione. È importante mantenere i piedi per terra e non idealizzare troppe situazioni. Potresti trovarti a fare i conti con i sogni e l'immaginazione. Questo transito può causare confusione mentale, ma offre anche l'opportunità di rivedere vecchi progetti creativi o spirituali. È un momento per riflettere sui propri ideali e riconsiderare le scelte fatte in passato. La meditazione e l'introspezione possono aiutare a ottenere chiarezza e a evitare errori nelle decisioni importanti. In generale, Mercurio retrogrado invita tutti i segni a rallentare, riflettere e rivedere vecchie domande prima di prendere nuove decisioni. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un commento qui sotto con le tue esperienze e i tuoi pensieri. Ricorda di mettere un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti astrologici. Grazie per il tuo supporto e ci vediamo nel prossimo video.